Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte, wow, di aprile. Wow, abbiamo il mondo, amici del Toro. Periodo di risultati, di compimento, di raggiungimento di obiettivi, periodo di chiusura cicli. E perché no? La carta del mondo parla anche di spostamenti, di lunghi viaggi, può anche fare riferimento a dei trasferimenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link a un video che vi guida su come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link del corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, iniziamo con un asso di bastoni, la carta dell'imperatrice e la carta della morte. L'asso di bastoni è un inizio, direi, da un punto di vista passionale per molte persone, quindi può essere che ci sia stato un incontro da poco, o potrebbe anche far riferimento a una nuova passione vostra propria. Perché poi con questa carta dell'imperatrice, ragazzi, si parla di un progetto. Quindi può essere un progetto all'interno della coppia se siete già in una relazione, può essere una conoscenza nuova da cui poi iniziate a costruire progetti. E l'imperatrice per qualcuno fa anche riferimento magari alla mamma, quindi potrebbero esserci delle questioni legate alla madre nella prima parte di aprile. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi la carta della morte, il fante di spade, la sacerdotessa e l'asso di coppe e il cavaliere di spade. Quindi la carta della morte è una carta che parla di rigenerazione, di tagliare i rami secchi, di lasciare indietro quello che non serve più. Mentre il fante di spade, allora, certe volte il fante di spade fa riferimento a degli atteggiamenti di super osservazione e forse è un po' quello che vi manca. Vi dico questo perché vedo anche la sacerdotessa, che è una carta che in realtà parla di intuizione, parla di canalizzare, parla di ascoltare fondamentalmente anche, no? E poi abbiamo queste due bellissime carte, asso di coppe e cavaliere di spade. Andiamo a vedere dopo di che cosa si tratta. Avete comunque due assi e la carta del mondo. Quindi può essere che ci sia un inizio, un nuovo inizio, il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo in questa prima metà di aprile, ok? Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Temperanza e regina di pentacoli. Ragazzi, potrebbe proprio essere un nuovo inizio, di nuovo la regina di pentacoli. Allora, considerato che c'è l'asso di coppe, il mondo e l'imperatrice e la regina di pentacoli, che sono due carte che parlano di gravidanza, se non è quello che volete, ragazzi, fate attenzione perché questo periodo potrebbe essere fecondo in quel senso lì. Allora, la relazione in sé sembra partire in modo equilibrato, ripeto, o comunque se è già una relazione esistente, pare una relazione di tipo equilibrato, potrebbe esserci una passione sia di tipo appunto hobbistico con questa persona o una passione intima con questa persona. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo la carta dell'eremita e il re di pentacoli al contrario. Interessante perché abbiamo re e regina di pentacoli. Sapete che quando escono due carte, due figure dello stesso seme, si parla di coppia per destino. Diciamo che il fatto che abbiate il re di pentacoli al contrario e la carta dell'eremita ho come la sensazione che ci sia una
solitudine, un sentimento o una volontà anche di isolamento da parte di questo re di pentacoli. Cioè, o il re di pentacoli si sta isolando da voi o siete voi che vi state isolando da questo re di pentacoli. Andiamo a vedere la morte perché può anche... Adesso vediamo la morte. 7 di spade, 6 di spade, scusate. E asso di bastoni un'altra volta. Wow! Allora, qui avete morte e asso di spade. Sono due carte di taglio con il vecchio. Il 6 di spade soprattutto parla di allontanarsi da una situazione che normalmente, ragazzi, fa riferimento a una situazione problematica che si ha con la madre. Anche qui la regina di pentacoli, come vi dicevo, parla di gravidanza, quindi di maternità di madre. Quindi ho come l'idea che per qualcuno la prima parte di aprile sia più focalizzata sul ruolo di madre o sulla propria madre, mentre per altri sì, che è una passione di tipo intimo con questo asso di bastoni. Andiamo a vedere il fante di spade. La giustizia, il sole e il 5 di bastoni. C'è qualcosa che non vi permette di espandere, qualche contratto, qualche legame, qualche questione, magari anche burocratica, visto che c'è la giustizia. Perché qui abbiamo un 5 di bastoni. Il 5 di bastoni è sempre una carta di competitività e avendo il sole al contrario, è come se ci fosse qualche cosa che non riesce ad espandersi, non riesce ad andare oltre. Sole, un'altra carta di bambini. È uscito al mondo un'altra volta, adesso non stavo pensando a niente, stavo riguardando le carte in giro, quindi lo rimetto dentro, però l'energia è quella di compimento. Andiamo a vedere di questo progetto, perché comunque se l'imperatrice non fa riferimento né a una madre né a un bambino, fa riferimento a un progetto, magari all'interno della coppia, questa nuova passione che sta nascendo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo il mago, wow, il mago e l'imperatore. Ragazzi, io ho come la sensazione che qua vi dicano di iniziare ad occuparvi di più di quello che è il vostro ruolo femminile. Qui abbiamo imperatrice e sacerdotessa, anche se siete uomini, ok? Perché qui in effetti ci sono mago e imperatore che sono due energie maschili. Però si tratta proprio di iniziare a concretizzare quello che è il vostro desiderio, quello che è il vostro sogno, quelle che sono le vostre intuizioni, iniziare a portarle giù. Guardate, siccome c'è anche il mago, che è una carta che parla dell'alchimista, è un mago, è una persona che fa magia bianca, quindi è una persona che cambia dall'interno le proprie vibrazioni per poter poi cambiare il mondo esterno. Qui si tratta di canalizzare le giuste vibrazioni per creare la propria realtà stabile o per attirare questa persona, perché tenete presente che re e regina di denari, imperatrice e imperatore, quindi c'è anche la giustizia, quindi per qualcuno è una questione di o famiglie di anime o anime predestinate. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 9 di spade, regina di spade al contrario e il diavolo. Voglio vedere anche questo cavaliere di spade perché, ragazzi, carro e asso di spade, un altro asso. Quindi avete due assi di bastoni, uno di coppe, uno di spade, la carta del mondo. Qui c'è qualche e un mago. E un 11 se guardiamo che è la carta della giustizia, che sono 2-1. Comunque c'è un periodo di stanca. Secondo me questo è la parte fondamentale per diventare questo cavaliere di spade. Ho come la sensazione che ci sia qualche questione legata alla famiglia che vi potrebbe un attimino condizionare
un po' troppo. Mm? Un po' troppo, ragazzi. C'è una regina di spade al contrario, vicino al diavolo, vicino al 9 di spade. Può essere una manipolazione, eh? Fate attenzione che non sia un inizio forzato. È come se ci fosse qualche cosa che vi drena in questo inizio, in questa relazione, in questa situazione. È per quello che è importante per voi trovare la vostra stabilità. E come la trovate? Spostandovi, andando via, comunicando che ciao ciao. L'asso di spade è la verità che taglia, è la verità che crea il prima e il dopo, è quella comunicazione che viene fatta e che mette un punto a capo. Ok? Il cavaliere di spade è comunque una persona determinata che va avanti per le proprie... Queste sono due carte velocissime, ma veramente veloci come movimenti. Questa parla anche di movimenti proprio fisici, in questo mazzo è rappresentato con la moto, quindi ci si sposta anche velocemente dalla situazione. Mm. Ragazzi, potrebbe anche esserci una questione familiare dove apparentemente le cose sono in equilibrio, però poi in realtà voi vi sentite soli all'interno di questa famiglia, avete bisogno di realizzare la vostra realtà, di staccarvi, di vedere per voi stessi, di staccarvi da certe idee, però per riuscire ad iniziare qualche cosa di nuovo, metterci amore, insomma, ad aprire il quarto chakra, avete bisogno di staccarvi o da questa figura femminile o da questa figura materna o da una figura familiare per riuscire a creare la vostra stabilità. Perché finché rimanete lì ho come la sensazione che non riusciate ad espandervi. È vero che l'imperatrice è una carta anche che parla di espansione, ma la sento più legata alla mamma o a un ruolo in questo caso. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, ma qui tra la carta del mondo, la carta del carro e il cavaliere di spade alla fine ho come la sensazione che qualcuno prenderà distanza. Allora, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine e poi un messaggio delle ecco, meditazione. Ok, che è un po' l'energia della sacerdotessa, ve la metto qui, ok? Si tratta di ascoltare il vostro sé superiore e di connettervi con quello che è, quello che dice la vostra anima, mi verrebbe da dire, lasciando stare l'ego. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione. Sono tante, eh? C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, wow! Mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrà invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. La gioia è il sentimento, l'emozione del meridiano di cuore, diciamo dell'elemento fuoco nella medicina tradizionale cinese, che è collegato appunto al cuore. Bene, io sono l'amore, io sono la vita, io sono l'unità, io sono la perfezione in ogni cosa. Più tu emani amore nel mondo che ti circonda, più riceverai amore. L'amore può cambiare interamente il tuo punto di vista sulla vita. L'amore può persino cambiare le sembianze di una persona. E persino il più brutto diventa bello quando il cuore è colmo d'amore. E ce l'ho qui. Poi abbiamo, a poco, con naturalezza, ciò che è bene per noi fluisce nella nostra direzione, proprio come un ruscello che scorre naturalmente nel suo letto.
Il ruscello non sembra aver fretta o essere ansioso riguardo alla sua destinazione finale, sia esso un fiume, un lago o un oceano. Talvolta ci permettiamo di dimenticare che Dio è la nostra fonte di approvvigionamento, ma quando ci rilassiamo e fluiamo con la vita come quietamente fa il ruscello, scopriamo di non provare più ansia riguardo alla meta, giacché ci rendiamo conto che Dio ci fornirà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Da oggi sono aperti anche gli abbonamenti al canale, quindi se volete approfondire temi di metafisica, di crescita spirituale, lì tratto temi di questo genere nella sezione degli abbonamenti, appunto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!